Ciao a tutti, sono Lucas e bentornati su Wow Podcast Italian. Oggi voglio condividere con voi qualcosa di molto personale, una storia che mi ha insegnato tanto sulla vita, sulla salute e sulla capacità di affrontare le situazioni difficili quando sei lontano da casa. Perché viaggiare è meraviglioso, sì, ma a volte il viaggio ti sorprende in modi che non ti aspetti. Prima di cominciare, se stai ascoltando per migliorare il tuo italiano, sei nel posto giusto. Racconterò questa storia lentamente, con parole semplici e chiare, in modo che tu possa seguire tutto senza difficoltà. Prenditi il tuo tempo. Se vuoi, puoi anche riscoltare alcune parti. Questo spazio è tuo. Allora, cominciamo. Era novembre. Un novembre freddo e grigio, con quel tipo di aria che ti entra nelle ossa anche quando sei coperto bene. Stavo viaggiando in Polonia, a Cracovia, per la prima volta. Era un viaggio che aspettavo da mesi, un viaggio da solo, per godermi la storia, l'architettura, la cucina locale. Mi sentivo pronto. Avevo pianificato tutto con cura. Gli alberghi, i musei, i ristoranti. Ero eccitato come un bambino prima di Natale. Il primo giorno è andato benissimo. Ho camminato per ore nel centro storico, ho visitato la piazza principale, ho mangiato un borscht caldo in un piccolo ristorante vicino al fiume. La città era bellissima, avvolta in una luce dorata di tardo pomeriggio. Stavo scattando foto di tutto. Mi sentivo libero, leggero, felice. Poi è arrivata la notte. Verso le 3 di mattina mi sono svegliato con un calore strano in tutto il corpo. All'inizio pensavo di avere semplicemente troppo caldo. Ho tolto le coperte, ma il calore non andava via. Anzi, era dentro di me. Ho messo la mano sulla fronte e l'ho sentita bruciare. Febbre, alta, molto alta. Mi sono alzato lentamente, un po' stordito, e sono andato in bagno. Mi sono guardato allo specchio. Ero pallido come un foglio di carta, gli occhi rossi, la testa che pesava come se fosse di pietra. Perfetto, ho pensato. Il secondo giorno del viaggio e già sono a pezzi. Ho cercato nel mio zaino le medicine che avevo portato da casa. Per fortuna, prima di partire, avevo messo dentro alcune cose essenziali. Un antidolorifico, una fascia elastica, qualche cerotto. Ma per la febbre, niente. Non ci avevo pensato. Pensavo di stare bene. Pensavo che non mi sarebbe mai capitato. E qui nasce il primo grande insegnamento di questa storia. Portate sempre medicine di base quando viaggiate. Sempre. Anche se vi sentite perfettamente in forma. Anche se state solo un weekend fuori. Perché il corpo non avvisa prima di ammalarsi. Sono rimasto a letto tutto il mattino, con la finestra chiusa, le tende abbassate e il rumore della città che arrivava da fuori. Sentivo le voci delle persone che camminavano, i tram che passavano, la vita normale che continuava, e io lì, immobile, con la testa sotto il cuscino. A un certo punto ho sentito bussare alla porta. Era la signora delle pulizie. Ho dovuto spiegarle in inglese che non stavo bene e che avevo bisogno di stare in camera ancora qualche ora. Lei era gentilissima. Mi ha portato dell'acqua calda e del tè, senza che io chiedessi. Quel piccolo gesto mi ha commosso profondamente. Voi avete mai vissuto una situazione simile? Vi siete mai ammalati lontano da casa? Sapete quella sensazione strana, quasi infantile, di voler essere a casa tua, nel tuo letto, con le persone che conosci vicino a te? Ecco, quella sensazione è arrivata forte, in quella stanza d'albergo a Cracovia. Ho guardato il soffitto per un bel po'. Ho pensato a mia madre. Ho pensato che lei avrebbe saputo esattamente cosa fare. Avrebbe preparato un brodo, mi avrebbe portato una coperta calda, avrebbe detto vedrai che passa presto. Quel pensiero mi ha fatto sorridere, anche se mi sentivo malissimo. Verso mezzogiorno la febbre era ancora alta. Ho deciso di chiamare la reception dell'albergo per chiedere aiuto. Parlo un po' di inglese, un po' di italiano, ma non parlo polacco. Zero. Assolutamente zero. E in quel momento, con la testa che girava, la comunicazione sembrava una montagna impossibile. Ma il receptionist era straordinario. Si chiamava Marek, lo ricordo ancora chiaramente. Parlava un inglese perfetto, era calmo, paziente, professionale. Quando gli ho spiegato la situazione, mi ha dato subito informazioni pratiche. C'era una farmacia a 100 metri dall'albergo, aperta anche di pomeriggio. Mi ha anche spiegato come chiedere la medicina in polacco, parola per parola. Mi ha detto "Mam gorączkę", che significa ho la febbre, e "Ci ma pan coś na gorączkę?", cioè ha qualcosa per la febbre? Ho ripetuto quelle frasi 10 volte, sottovoce, seduto sul bordo del letto, come se stessi imparando una poesia. Imparare frasi utili nella lingua locale è qualcosa che consiglio sempre a chi viaggia. Non devi diventare fluente, bastano 5 o 10 frasi essenziali.
Le persone apprezzano enormemente l'impegno e in situazioni di emergenza quelle parole possono fare una grande differenza. Ho aspettato che la febbre scendesse un po', poi mi sono vestito lentamente. Ogni movimento richiedeva uno sforzo enorme. Ho messo il cappotto, il cappello, la sciarpa. Fuori faceva freddo, 4 o 5 gradi, con un vento tagliente. Ho camminato lentamente fino alla farmacia, seguendo le indicazioni di Marek. La farmacista era una donna sulla cinquantina, con gli occhiali rotondi e un'espressione seria ma gentile. Quando ho detto Mam gorączkę, i suoi occhi si sono illuminati leggermente. Ha risposto in polacco, poi ha capito che non capivo niente, ha sorriso e mi ha mostrato due opzioni di medicine. Ho scelto quella che sembrava più familiare. Ho pagato con la carta. L'ho ringraziata con l'unica parola polacca che conoscevo già. Dziękuję. Grazie. Lei ha risposto qualcosa che non ho capito, ma ha sorriso. E quel sorriso valeva 1000 parole. Sono tornato in albergo. Ho preso la medicina con un bicchiere grande d'acqua e mi sono rimesso a letto. Ho dormito per 4 ore di fila, un sonno profondo, pesante, senza sogni. Quando mi sono svegliato, verso le 5 di pomeriggio, la febbre era ancora presente, ma più bassa. Mi sentivo ancora debole, ma un po' più umano. Ho ordinato la cena in camera, una zuppa semplice con del pane. Non avevo appetito, ma sapevo che dovevo mangiare qualcosa. La zuppa era calda e buona. L'ho mangiata lentamente, seduto sul letto, guardando fuori dalla finestra. Il cielo di Cracovia era viola e arancione, uno di quei tramonti che sembrano dipinti. Nonostante tutto, era bellissimo. Quella sera ho riflettuto molto. Mi trovavo da solo in una città straniera, ammalato, senza nessuno vicino. Avrei potuto farmi prendere dal panico, avrebbe potuto essere una situazione davvero difficile. Invece, passo dopo passo, avevo trovato delle soluzioni. Avevo chiesto aiuto. Avevo comunicato nonostante la barriera linguistica. Avevo trovato la farmacia, comprato le medicine, riposato. Quella serenità non mi era venuta automaticamente. Era arrivata dopo anni di viaggi, dopo aver imparato che i problemi si affrontano uno alla volta, che il panico non aiuta mai, che le persone, in tutto il mondo, sono generalmente disposte ad aiutare se lo chiedi con rispetto e calma. Il giorno dopo mi sono svegliato alle 9, con ancora un po' di stanchezza, ma senza più febbre. Ho fatto una doccia lunga e calda. Ho ordinato una colazione abbondante, uova, pane, caffè, succo d'arancia. L'ho mangiata con piacere, lentamente, guardando la piazza dalla finestra del bar dell'albergo. Poi ho preso una decisione. Quel giorno avrei fatto meno. Non avrei corso da un museo all'altro, non avrei seguito il programma che avevo pianificato. Avrei passeggiato piano, mi sarei seduto nelle caffetterie, avrei guardato la città con occhi diversi, più lenti, più attenti. E sai una cosa? È stato il giorno più bello del viaggio. Ho scoperto una piccola libreria nascosta in un vicolo, gestita da un vecchio signore che leggeva seduto dietro il bancone. Ho trovato un parco tranquillo dove i bambini giocavano tra le foglie cadute. Ho bevuto un cioccolato caldo in una pasticceria buia e accogliente, con le candele sui tavoli e la musica classica in sottofondo. Ho parlato per 20 minuti con un turista francese che aveva vissuto la mia stessa situazione anni prima, in Giappone. Ci siamo fatti una risata insieme. La malattia mi aveva costretto a rallentare e rallentando avevo visto cose che altrimenti avrei perso. Questo è qualcosa che penso spesso quando guardo le fotografie di quel viaggio. Le immagini più belle non sono quelle dei musei o dei monumenti, sono quelle del parco, della libreria, della pasticceria. Sono le immagini di una città colta con calma, senza fretta, senza aspettative. Ammalarsi durante un viaggio è scomodo, nessuno vuole che succeda. Ma a volte le situazioni difficili ci insegnano qualcosa di prezioso, ci insegnano a chiedere aiuto, ci insegnano a rallentare, ci insegnano che il viaggio non è solo quello che vedi, ma anche quello che senti, quello che impari, quello che scopri di te stesso. Marek, il receptionist, mi ha salutato quando sono partito il giorno dopo. How are you feeling? Mi ha chiesto sorridendo. Much better, gli ho risposto. Thank you for everything. Lui ha alzato la mano in un saluto tranquillo, uno di quei gesti semplici che rimangono nella memoria. La signora delle pulizie era nel corridoio quando ho tirato fuori la valigia dalla stanza. Le ho sorriso. Lei ha fatto lo stesso, senza dire nulla. Era sufficiente. Sono partito da Cracovia, con 2 giorni di anticipo rispetto al piano originale. Ma non mi sono sentito in colpa per questo. Mi sono sentito in pace. Avevo vissuto qualcosa di autentico, avevo affrontato una difficoltà e l'avevo superata. Avevo conosciuto la gentilezza di persone sconosciute in una città straniera.
e avevo imparato, ancora una volta, che il corpo ha bisogno di rispetto, che la salute viene sempre prima di tutto. Se stai pianificando un viaggio, ti lascio con alcuni consigli pratici che ho imparato da quella esperienza. Primo, porta sempre una piccola farmacia personale. Antidolorifici, misuratore di temperatura, medicine per la febbre, qualcosa per lo stomaco. Non pesa niente e può salvarti una vacanza. Secondo, segna sempre i contatti dell'albergo e del pronto soccorso più vicino, anche solo sul telefono. Speriamo tu non ne abbia mai bisogno, ma è una sicurezza. Terzo, impara almeno 5 frasi nella lingua del posto. Le persone ti tratteranno diversamente, con più calore, con più apertura. Quarto, se ti ammali, non resistere, riposa. Il corpo ti sta chiedendo qualcosa di preciso. Ascoltalo. Il viaggio può aspettare. I musei non scappano. La piazza è lì anche domani. E quinto, forse il più importante, non aver paura di chiedere aiuto. In qualsiasi parte del mondo tu ti trovi, ci sono persone buone, persone disposte ad aiutare uno straniero stanco e con la febbre. Io ne ho incontrati a Cracovia e non le dimenticherò mai. Grazie di cuore per essere qui con me oggi. Se questa storia ti è piaciuta o se ti ha aiutato a praticare il tuo italiano, lasciami un commento qui sotto. Mi fa molto piacere sapere cosa ne pensate. Se hai vissuto una situazione simile durante un viaggio, raccontamela. Sono curioso di leggere le vostre esperienze. Ogni storia è diversa e ognuna ci insegna qualcosa. Se trovi questi episodi utili per il tuo apprendimento dell'italiano, ti invito a mettere un mi piace al video. È un piccolo gesto che aiuta tanto il canale a crescere e a raggiungere altre persone che vogliono imparare l'italiano in modo naturale e piacevole. E se non sei ancora iscritto a Wow Podcast Italian, ti aspetto. Nuovi episodi ogni settimana, storie semplici e coinvolgenti, pensate proprio per chi sta imparando l'italiano. Iscriviti, così non perdi nessun episodio. Vi saluto con affetto. Prendetevi cura di voi, soprattutto quando siete in viaggio. A presto, amici. Buona serata.